Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per il mese di dicembre 2024. Ok, abbiamo il mago, amici dell'Aquario. È una bellissima carta, è un arcano numero 1. Quindi mi dice che c'è qualche cosa che potrebbe iniziare nel mese di dicembre. È anche una carta che ci parla di azione, di agire, di fare qualcosa. Quindi chi lo sa, magari per qualcuno si tratta di prendere l'iniziativa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e a gennaio partirà il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Anche di quello trovate il link sotto nella descrizione. Io in descrizione inserisco sempre tutto, le novità, i corsi, le promozioni, quindi voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Per quello che riguarda le previsioni del 2005, ragazzi, sono già online, le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Ok, andiamo a vedere. Cerco sempre di essere breve nell'introduzione, ma alla fine sono sempre prolissa. Allora, partiamo da un 6 di spade. Abbiamo un 3 di coppe. Un 3 di bastoni. La carta della luna, che in questo mazzo è bellissima, perché ricorda Parigi. Il 4 di bastoni, un 2 di spade, la carta della temperanza, e l'imperatore, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per capire un attimino l'energia che si muove durante il mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi single, persone in coppia, persone in relazioni strane, insomma, andiamo a vedere un po' tutto, no? Partiamo da questo 6 di spade. Allora, il 6 di spade è una carta che rappresenta dei problemi che si devono o si vogliono lasciare indietro. Adesso andiamo a vedere. 5 di spade potrebbero essere dei conflitti, delle divergenze di opinione, delle posizioni, dei conflitti, c'è come qualche tipo di ideologia o di tema da cui ci si vuole allontanare. Andiamo a vedere il 3 di coppe. La luna che si ripete, l'appeso e un 4 di spade. Per qualcuno, ragazzi, per qualcuno le energie qui sono di attesa di un ex. O come questa sensazione che stiate aspettando qualcuno dal passato. C'è anche la carta dell'appeso, il 4 di spade, sono carte di fermo, carte di attesa.
Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Cinque di spa... 5 di spade e 2 di coppe. Entrambe al contrario. È come se ci fosse una possibilità di costruire qualcosa, ma non se ne venisse a capo, come se non si riuscisse a trovare un reale punto di incontro. Cioè, e io credo che da lì stiano scaturendo i conflitti. E se siete single, sono conflitti interni, eh? Andiamo a vedere la carta della luna. Tre di coppe, che interessante perché anche qua sono venuti vicini. E 6 di pentacoli. Sento che ci potrebbe essere come divertimento con una persona del passato, piuttosto che una nostalgia per il divertimento del passato, però è più la prima che la seconda. Ma c'è come qualche impedimento o per quello che riguarda il fatto che voi da single passiate a fidanzati, piuttosto che se avete una relazione un po' così, è come se facesse fatica ad andare al passo successivo. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, 4 di coppe e 8 di bastoni. Allora, soprattutto in questo mazzo, il 4 di bastoni viene rappresentato come un matrimonio. E io credo che ci sia qualcosa legato ad un matrimonio che può, un matrimonio o una convivenza, perché per me è più una convivenza che un matrimonio 4 di bastoni, però comunque è come se ci fosse qualche cosa lì intorno del quale bisogna parlare e che ancora non si vede. Può essere inerente al dove andiamo a vivere insieme, piuttosto che il ma tu vuoi sposarti perché io sono di quell'idea lì, cose per lo stile, come se ci fosse qualche tema da trattare inerente al matrimonio. Adesso andiamo a vedere il 2 di spade. Due di bastoni e eremita. Guardate, potrebbe arrivare un po' di titubanza da parte di qualcuno per una mancanza di vista al futuro. Cioè, ci sono dei problemi, dei conflitti dai quali volete allontanarvi. Qui c'è come una sorta di progettualità con questo 3 di bastoni, ma considerate queste due carte come vi ho detto prima. È come se non si riuscisse a trovare un punto di incontro. Ci si diverte, magari si sta bene insieme, ma non c'è un obiettivo comune alla relazione. Andiamo a vedere la temperanza, poi ragazzi vi farò i vari esempi anche per i singoli. Re di spade e 4 di bastoni nuovamente. Potrebbero essere necessarie delle nuove regole per ritrovare in un certo senso questa armonia, questo equilibrio e anche il 4, guardate che cosa ho visto, sia l'imperatore lo sento collegato con le regole, la struttura, l'ordine, la gestione e l'organizzazione del re di spade, ma è anche vero che è un numero 4, esattamente come il 4 di bastoni. Quindi è come se alla fine del mese arrivasse finalmente quel tipo di concretezza, quel tipo di stabilità, quel tipo di equilibrio, serenità, pace sento proprio. È come se ci si apprestasse a creare un nuovo tipo di realtà, un nuovo inizio, come ci dice il mago. Andiamo a vedere l'imperatore. 2 di pentacoli e 3 di bastoni. Il 3 di bastoni ce l'avevate già qui. È uscito anche un 9 di bastoni.
Datemi una carta per il 2 di pentacoli. Tre di pentacoli. Sì, potrebbe riguardare dei progetti, ma anche delle triadi, Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dai single. Ragazzi, devo dire che dovunque andrete, dovunque sarete, ci saranno parecchi pretendenti, parecchie lusinghe, parecchie avance da gente differente. Quindi avrete un buon panorama di fianco a voi. Ci sarà una persona che potrebbe spiccare un attimino rispetto ad altri, ma è come se foste tanto diversi. Se ci fosse qualche idea differente inerente ai legami, inerente alla convivenza, magari voi non avete intenzione di andare a convivere, mentre l'altra persona cerca proprio quello, e quindi c'è come un po' di titubanza e di valutazione super rigorosa con questo re di spade della situazione e anche della persona. Tutto sommato sento che alla fine del mese non è che cambieranno tantissimo le cose, più che altro diventeranno più solide con la carta dell'imperatore, come se si conoscesse meglio questa persona e si potesse iniziare a pensare, ma magari vale la pena continuare a frequentarci e provare a costruire qualcosa. Diciamo che non vedo che cambi la vostra situazione da single dall'inizio rispetto alla fine del mese, cioè single siete adesso, single sarete alla fine del mese, ma con qualche conoscenza in più, con una in particolare. Ok? Diciamo che questo potrebbe darvi un po' di spinta per guardare al futuro. Per quello che riguarda invece le persone che sono, diciamo, in una conoscenza, magari siete ancora single, state iniziando a frequentare una persona, ci sono delle cose che non saranno tanto chiare nel mese di dicembre. Ora, voi potete fare tutti gli sforzi che volete per cercare di capire l'altro, però qui quello che deve essere implementato è la comunicazione. Come si comunica e quello che si comunica. Quindi il modo, il tono, le parole che si usano piuttosto che il contenuto. Tutto sommato, devo dire che sarà un mese di studio dell'altra persona e nonostante tutto vi dirò che anche per voi le cose prenderanno una certa concretezza. Per quello che riguarda le coppie, diciamo di lunga data, qui ci potrebbe essere effettivamente una convivenza, il progetto di una convivenza, c'è un qualche tema lì intorno che bisogna affrontare. Per adesso sinceramente non vedo traslochi, è più il affrontare il discorso. Andiamo a vivere insieme, possiamo provare a cambiare casa. Noi compriamo, no, non lo sento ancora, compriamo casa insieme. Per quello che riguarda le coppie che sono, diciamo, in fase di decisione, in fase di definizione, devo dire che è ancora un po' presto per voi per definirvi una coppia, soprattutto se c'è una sorta di andirivieni, è utile che nel mese di dicembre mettiate le cose in chiaro, diciate, comunichiate quali sono le vostre regole e i vostri punti cardini che deve avere una relazione, perché è come se ci fosse qualche cosa che non riuscite a vedere ancora bene. Però avete la carta dell'eremita, quindi chiedete indipendentemente dal che cosa vorrà dire con questo, che cosa vorrà fare l'altro, che cosa si aspetta l'altro, chiedetevi cosa voglio io. Mi va bene una persona così, mi va bene una relazione così, sono disposta a fare X cosa per, non lo so, mettere in piedi questa relazione. Tenete presente che quello che manca in questa relazione è una sorta di progettualità. Quindi una volta che riuscite a definire un obiettivo comune, è come se le cose pian pianino prendessero un movimento. Non vi nego che comunque potrebbero esserci parecchi alti e bassi durante il mese,
Si parte e si finisce con confronti più che litigi, ok? Se siete in separazione, allora, devo darvi una brutta notizia, nel senso che potreste perdere una chiamata importante di questa persona, potreste non vedere un'email o un'email potrebbe arrivare nelle spam, insomma c'è un qualche tipo di comunicazione che perderete nel mese di dicembre con questa persona. Ehm, Tutto sommato, devo dire che sarà più l'energia che investirete nel capire dove si poteva migliorare la relazione piuttosto che sul come riconquistare l'altro, perché ho come l'idea che l'altro, sì, magari ci tenete, sì, magari volete bene a questa persona perché avete condiviso un sacco di tempo, perché vi ha fatto star bene magari tempo fa, però è come se adesso la cosa non funzionasse più, quindi è il valutare, insomma, che cosa fare con questa relazione. Per chi è in una relazione a tre, ragazzi, non sento che le cose cambino entro la fine del mese a livello pratico, però sì a livello teorico, cioè si potrebbe iniziare a parlare di qualche cambio a livello della triade, quindi ehm, più che tutto con questo re di spade vedo come dei paletti che metterete, ok? Quindi del tipo con me funziona così o niente. Fino a qui mi è stato bene, mi è andato bene, me lo sono fatto andare bene, da qui in avanti io ho bisogno di più. Se me lo dai bene, se non me lo dai, bene uguale. Sapete, si tratta un po' di prendere in mano le redini della situazione con la carta dell'imperatore. Creare le vostre regole. L'imperatore è una figura che si fa da solo, è qualcuno che inizia da niente, da zero, e con il lavoro costante, dandosi delle regole, dandosi delle procedure da seguire, che lui segue appunto costantemente con devozione, riesce finalmente a creare il proprio impero. Quindi è qualcuno che costruisce tutto quello che ha partendo dalle basi e autodisciplinandosi. Letteralmente sono due carte di regole queste, eh. Va bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo. Poi c'è anche un koan zen. Carta numero 34. Parla di avere fiducia. È interessante perché, allora, la figura è come se avesse due occhi, qua sembrano quasi gli occhi di una tigre e gli occhi della fanciulla. Poi se guardo il pesce, anche il pesce in un certo senso può essere visto con la bocca come se fosse questa la bocca, come se fosse girato così, oppure visto con la bocca in avanti. In realtà sono disegnati così, però a primo colpo d'occhio sembrava quasi avesse, cioè fosse girato di qua, come se ci fosse una sorta di ambivalenza nelle cose, però vi invitano ad avere fiducia in quello che è un disegno più alto che non si vede in questo momento. Sta di fatto che qui ragazzi nel mese di dicembre inizia una nuova sicurezza, un nuovo ruolo. Qui mi viene anche da dire con la carta dell'imperatore che qualcuno rafforzerà la propria posizione, che sia o no all'interno di una relazione, però è come se vi sentirete più sicuri di voi stessi alla fine del mese. Andiamo a vedere ancora un koan. Se cammini, cammina. Se sei seduto, siedi, ma non esitare. Qualsiasi scelta voi prendiate va bene. Il punto è non procrastinare questa scelta. Ok, quindi se decidete di camminare va bene, potete camminare, quindi se decidete di essere attivi, di fare, parte maschile, parte yang. Se sei seduto, siedi, quindi se hai deciso di prenderti un riposo, stai lì e riposa, però non esitare, non perdere tempo nel prendere questa scelta. Che cosa faccio? Cammino o mi siedo? Bellissimo koan, amici dell'Aquario.
Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, come sempre. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!